Mia moglie era in piedi al podio della sua festa di promozione, con un calice di champagne in mano, l'abito firmato che prendeva la luce nel modo giusto, e annunciò a 200 esponenti dell'elite imprenditoriale di Chicago che suo marito, un inutile fuoriuscito, doveva venderle la sua azienda in rovina. Suo padre annuì, compiaciuto. Suo fratello sogghignò dall'angolo, e io sorrisi, finii da bere e me ne andai senza dire una parola. Loro pensavano di aver vinto. Non avevano la minima idea di cosa li avrebbe aspettati la mattina dopo, quando si sarebbero presentati per prendersi la mia impresa. Mi chiamo Carter Mitchell. Ho 38 anni e, fino a quella sera, credevo di avere un matrimonio piuttosto buono. Mia moglie, Victoria, era appena stata promossa vicepresidente senior alla Thornhill Capital Management, una delle società di investimento più prestigiose del Midwest. Ero davvero orgoglioso di lei. 12 anni passati a farsi strada con le unghie e con i denti nella finanza, settimane da 80 ore, fine settimana e festività sacrificati, e alla fine era arrivato il momento. Aveva raggiunto il piano dei dirigenti. Io, invece, avevo lasciato la Northwestern Business School al terzo anno. Non perché stessi andando male, ma perché avevo avviato nella mia stanza del dormitorio una società di software che stava generando più ricavi di quanto la maggior parte dei miei professori guadagnasse in un anno. All'epoca Victoria lo trovava audace, imprenditoriale, eccitante. Raccontava alle amiche del suo fidanzato geniale, troppo intelligente per l'istruzione tradizionale. Era 15 anni fa. Da qualche parte lungo la strada, per lei, aver lasciato era diventato la mia caratteristica principale. Non l'azienda di successo che avevo costruito. Non i 40 dipendenti che contavano su di me. Solo il fatto che non avevo quel pezzo di carta di una scuola della Ivy League. La festa di promozione era al Metropolitan Club, uno di quei posti in cui la quota di iscrizione costa più dello stipendio annuo della maggior parte della gente. Victoria la stava pianificando da settimane, coordinandosi con la sua assistente per le liste degli invitati e il catering, e assicurandosi che ci fossero tutte le persone giuste, pronte ad assistere alla sua ascesa. La sua famiglia era volata da Boston. Suo padre, Gregory Ashford, ex amministratore delegato di un'azienda farmaceutica, si muoveva come un reale. Sua madre, Patricia, aveva quel particolare tipo di eleganza della East Coast che fa sentire tutti gli altri appena un po' inadeguati. E poi c'era suo fratello minore, Julian, 32 anni, già partner in una società di venture capital in cui suo padre lo aveva aiutato a entrare. Julian guidava una Bentley, portava orologi che costavano più della mia prima auto, e aveva quel modo di guardare le persone come se fossero inferiori. Arrivai alla festa direttamente da un incontro con un cliente, con un completo che andava benissimo, ma a quanto pare non abbastanza costoso. Victoria mi lanciò quello sguardo, quello che diceva che era delusa, ma che si sarebbe occupata di me più tardi. Julian scoppiò a ridere appena mi vide. Carter, amico, disse, dandomi una pacca sulla spalla abbastanza forte da risultare appena aggressiva. Non potevi permetterti un completo nuovo per la grande serata di tua moglie. È un completo nuovo, risposi con calma. L'ho preso il mese scorso. Julian scambiò uno sguardo con suo padre. Beh, disse, immagino che nel tuo settore questo sia il massimo che puoi fare. Il mio settore era gestire la Mitchell Solutions, una società di sviluppo software specializzata in sistemi su misura di gestione di database per fornitori di servizi sanitari. In 12 anni eravamo cresciuti con costanza, da me e 2 amici del college a 40 dipendenti a tempo pieno, con ricavi annui che sfioravano i 15 milioni. Ma per la famiglia Ashford io ero solo il marito fuoriuscito di Victoria, quello che lavorava con i computer, cosa che sembravano considerare appena un gradino sopra il fare il meccanico. La serata proseguì tra discorsi e strette di mano e Victoria che girava la sala da professionista qual era. Io rimasi vicino al bar, facendo conversazione con chi mi chiedeva cosa facessi, per poi vedere i loro occhi spegnersi quando spiegavo lo sviluppo software. Intorno alle 9 di sera, Gregory Ashford prese il microfono per brindare a sua figlia.
Parlò dei suoi risultati accademici, del suo MBA della Ivy League, della sua scalata alla Thornhill Capital. Poi mi fissò dritto. E naturalmente, disse Gregory, con la voce che si portava dietro tutta la stanza, Victoria ha dovuto sopportare certi pesi lungo il percorso. Non tutti i partner sono ugualmente ambiziosi o di successo, ma lei ha perseverato nonostante gli ostacoli. La sala si zittì. La gente stava attivamente evitando di guardarmi. Victoria sorrideva a suo padre come se avesse appena detto qualcosa di splendido. Fu allora che lei prese il microfono. Grazie, papà, disse Victoria. E hai assolutamente ragione. Ho portato addosso un peso che mi ha trattenuta. Si voltò verso di me, frontalmente. Carter, tesoro, penso sia ora di affrontare in pubblico una cosa che in privato continuiamo a evitare. La tua azienda sta fallendo. Tutti in questa sala lo sanno. Tutti nel nostro giro lo sanno. E, sinceramente, per me sta diventando imbarazzante. Sentii ogni sguardo inchiodarsi su di me. Julian stava registrando con il telefono, a fatica trattenendo il sorriso. Ne ho parlato con mio padre e mio fratello, continuò Victoria, e abbiamo concordato che la soluzione migliore è che tu venda la Mitchell Solutions a me. Beh, tecnicamente al trust di investimento della famiglia. La ristruttureremo, metteremo una gestione vera, magari riusciremo a salvare qualcosa. Consideralo un mio regalo, ti sto salvando dal fallimento totale. Gregory alzò il bicchiere. Evviva! A volte la cosa più gentile che possiamo fare per qualcuno è salvarlo dai propri limiti. Julian risse addirittura a voce alta. E poi, Carter, finalmente potrai dire di lavorare per un'azienda vera, invece che per il tuo piccolo hobby tecnologico. Rimasi fermo un momento a guardare mia moglie e la sua famiglia demolirmi con metodo davanti a 200 testimoni, e accadde una cosa interessante. Invece di sentirmi umiliato o furioso, provai chiarezza. Una comprensione cristallina, il mio matrimonio era finito già da un po'. Solo che ero stato troppo occupato a costruire la mia azienda per accorgermene. Salii al podio con calma. Posso prendere quello un secondo? Chiesi a Victoria, indicando il microfono. Me lo porse, probabilmente aspettandosi che accettassi le sue condizioni o che facessi qualche discorso disperato per dimostrare qualcosa. Invece dissi, voglio ringraziare tutti per essere venuti stasera a celebrare il successo di Victoria. Ha lavorato in modo incredibile per arrivare dove è, e merita questo riconoscimento. Sono sinceramente orgoglioso di lei. Victoria sorrise, forse pensando che stavo per cedere. Quanto alla generosa offerta di salvare la mia azienda in difficoltà, proseguì, apprezzo la premura, ma devo rifiutare. La Mitchell Solutions non sta fallendo. In realtà siamo nel mezzo della chiusura del nostro contratto più grande, 23 milioni in 3 anni con la Meridian Healthcare Group. Però capisco che da fuori, soprattutto per chi non lavora nella tecnologia, possa sembrare diverso dal vostro mondo di finanza e venture capital. Rimisi il microfono nelle mani di Victoria e andai verso il guardaroba. Sentivo dietro di me il brusio di conversazioni confuse, ma non mi voltai. Fuori, mandai un messaggio al mio avvocato, David Brennan. David, devo vederti domattina. Alle 7 nel tuo studio. È ora di eseguire il piano di contingenza. David era il mio legale da quando avevo fondato la Mitchell Solutions. Ed era anche, per una comoda coincidenza, l'avvocato divorzista di Victoria nel suo primo matrimonio, quello durato esattamente 18 mesi, prima che lei capisse che il primo marito non avrebbe scalato la gerarchia abbastanza in fretta per le sue ambizioni. David sapeva perfettamente come funzionava Victoria. E ci stavamo preparando a questa eventualità da circa 6 mesi. Se ti sta piacendo questa storia e vuoi vedere come Carter ribalta la situazione contro sua moglie e la sua famiglia, assicurati di premere subito il pulsante di iscrizione. Lascia un commento qui sotto dicendomi cosa pensi che Carter dovrebbe fare adesso e spacca quel mi piace. Fidati, quello che succede dopo vale assolutamente la pena. Torniamo alla storia. Quella notte non tornai a casa. Guidai invece fino al mio edificio di uffici nel distretto tecnologico,
Entrai dal retro e passai la notte sul divano del mio ufficio privato, rivedendo documenti e facendo telefonate a persone in fusi orari diversi. Entro le 3 di notte avevo la conferma di tutto ciò che mi serviva. Alle 6:30 ero seduto nello studio di David Brennan con un caffè e una valigetta piena di documenti. Carter, disse David, appoggiandosi allo schienale della sua costosa poltrona di pelle. Ho visto il video. Julian l'ha postato sui social. Sta già facendo il giro degli ambienti d'affari. Lasciali parlare, dissi. Quanto in fretta possiamo muoverci? David sorrise. Aveva 55 anni, capelli d'argento, e aveva fatto la sua fortuna rappresentando persone ad altissimo patrimonio in divorzi complessi, abbastanza velocemente da far sì che non capissero nemmeno cosa li avesse colpiti. Rifammi il quadro, ancora una volta. Mi schiarì la voce. Il trust di investimento della famiglia Ashford. Quello che Gregory ha creato 20 anni fa. Victoria e Julian sono entrambi beneficiari. Giusto. Giusto. David annui. Giusto. Gregory controlla il 60%, Victoria il 20%, Julian il 15% e Patricia il 5%. E 3 anni fa, quando Victoria aveva bisogno di una iniezione di liquidità per il suo programma di sviluppo dirigenziale alla Thornhill Capital, io ho prestato al trust 500.000. David fece comparire i documenti. Sì. Un prestito che hai strutturato come garantito, con gli asset del trust a collateral, inclusi i loro immobili commerciali. Annui. All'epoca Gregory pensava di farmi un favore accettando i miei soldi. Lo chiamava insegnarmi le vere opportunità di investimento. E i termini di quel prestito, disse David, leggendo dal documento, stabiliscono che scatta l'inadempienza se c'è qualunque tentativo di acquisizione ostile dei tuoi asset aziendali da parte di un beneficiario del trust. Avevo seppellito quella clausola in fondo, nel linguaggio legale più denso possibile, sapendo che Victoria e suo padre non si sarebbero neppure presi la briga di leggere le note in piccolo. Per loro era solo il mio modo di provare a capire come i ricchi gestivano il denaro. Quello che non avevano capito era che l'avevo costruita apposta perché si attivasse se Victoria avesse mai tentato esattamente ciò che aveva proposto la notte prima. Lei ha annunciato pubblicamente l'intenzione di acquisire la Mitchell Solutions contro la mia volontà. Sollevai lo sguardo. Questo fa scattare la clausola di inadempienza. Esatto, proseguì David. Il che significa che puoi richiedere immediatamente l'intero importo. E se non pagano entro 30 giorni, cosa che non possono fare, perché Gregory ha gran parte degli asset liquidi del trust bloccati in quell'operazione farmaceutica, tu puoi escutere la garanzia. La garanzia era enorme. 3 proprietà commerciali nel centro di Chicago, per un valore complessivo di circa 8 milioni. La famiglia Ashford usava quei canoni d'affitto per alimentare il loro stile di vita, la Bentley di Julian, le quote al country club di Patricia, la collezione di vini di Gregory. E la posizione di Victoria alla Thornhill Capital, chiesi. David sorrise ancora di più. È qui che la cosa diventa interessante. Ho scavato un po'. La promozione a vicepresidente senior è arrivata con requisiti precisi. Doveva dimostrare stabilità finanziaria e capacità di gestione patrimoniale. Se va in default su un prestito importante, soprattutto se questo comporta la perdita di asset di famiglia, il Consiglio lo vedrà come un campanello d'allarme sul suo giudizio. Inspirai lentamente. Quindi stai dicendo che la sua decisione di distruggermi la carriera potrebbe distruggerle la carriera? Non potrebbe, mi corresse David. La distruggerà. Ho già parlato, fuori verbale, con 2 membri del consiglio della Thornhill Capital. Sono estremamente sensibili al comportamento dei dirigenti e all'immagine pubblica. Il video che Julian ha pubblicato, con Victoria che umilia suo marito davanti a tutti durante un evento aziendale, ha già fatto alzare più di un sopracciglio. Se poi viene fuori che ha innescato un'inadempienza finanziaria che è costata milioni alla sua famiglia, non avranno scelta. Dovranno rimettere in discussione la promozione. Rimasi in silenzio per un momento, con 12 anni di matrimonio che mi passavano davanti come un nastro.
I primi tempi, quelli buoni, prima che la sua carriera divorasse tutto. Il modo in cui mi guardava, allora, come se fossi capace di qualsiasi cosa. E poi pensai alla notte precedente, a lei che annunciava a 200 persone che ero un fallito e che avevo bisogno di essere salvato dalla sua superiore competenza. È ora di notificare gli atti, dissi. David li aveva già pronti. Avviso di default, richiesta di pagamento immediato e carte del divorzio, tutto nello stesso pacchetto ordinato. Li consegniamo alle 9 del mattino, disse. Proprio quando Victoria ha detto che sarebbe venuta nel tuo ufficio per iniziare il processo di presa di controllo. Chiamai la mia CFO, Rachel Torres. Rachel era con me fin dal secondo anno, quando la Mitchell Solutions era solo io e 5 dipendenti che lavoravano in un magazzino riconvertito. Conosceva ogni dettaglio del nostro business e, soprattutto, sapeva che Victoria stava preparando questa mossa da mesi. Rachel, dissi quando rispose, succede oggi. Finalmente, dannazione, ribatté lei. Ho tutto il team esecutivo in stand-by. Siamo pronti a mostrare alla famiglia Ashford come funziona una vera operazione aziendale. Le 9 del mattino arrivarono puntuali. Io ero nel mio ufficio con David, Rachel e il nostro responsabile della sicurezza, Frank Morrison. Frank era stato nella polizia militare e aveva una presenza tale da farci pensare 2 volte chiunque avesse voglia di fare il furbo. Attraverso le telecamere di sicurezza, vedemmo l'auto di Victoria entrare nel parcheggio, seguita dalla Mercedes di Gregory e dalla Bentley di Julian. Si erano portati dietro anche il loro avvocato, un partner di uno studio di quelli importanti in centro, uno che sembrava fatturare al minuto anche solo per respirare. Entrarono nella reception aspettandosi di essere accompagnati immediatamente da me. Invece la nostra receptionist, Maria, sorrise in modo professionale e chiese loro di attendere. Sul monitor vidi l'espressione di Victoria cambiare, da sicura a confusa. Dopo 10 minuti pretese di vedermi. Maria chiamò su nel mio ufficio. Stanno diventando nervosi. Fallili salire, dissi. Ma solo Victoria e Gregory. Gli altri restano in reception. Victoria entrò nel mio ufficio come se il posto le appartenesse già. Carter, che diavolo significa farci aspettare come clienti qualsiasi? Si interruppe di colpo quando vide David Brennan seduto al mio tavolo riunioni. David, disse, la voce che si fece di ghiaccio. Che ci fai qui? Stai rappresentando lui? David rispose con calma impeccabile. Si accomodi, per favore. Abbiamo alcuni documenti di cui parlare. Gregory guardò da me a David e il suo aplomb cominciò a incrinarsi ai margini. Carter, spero tu sia tornato in te riguardo alla nostra generosa offerta. In realtà, dissi, facendo scivolare una cartellina verso Victoria, sono qui per riscuotere un debito. Victoria aprì la cartellina e impallidì. Questo è l'accordo di prestito di 3 anni fa, dissi, quello in cui ho fornito 500.000 al trust di investimento della vostra famiglia. Vorrei richiamare la vostra attenzione alla sezione 12, sottosezione C. Gregory si piegò per leggere e vidi il colore sparirgli dal volto, anche a lui. Qui dice che il prestito va in default se tentate di acquisire la mia azienda. Lo fissai. Ieri sera avete annunciato pubblicamente l'intenzione di farlo. Davanti a 200 testimoni, aggiunsi. E Julian ha pure pubblicato la prova video sui social. Di conseguenza, il prestito è ora in default e io richiedo il pagamento immediato dell'intero importo, più gli interessi maturati. Il totale era 675.000. Gregory sbottò, sputando le parole. Non puoi essere serio. È uno scherzo. Ti sembro uno che scherza, chiesi. Avete 30 giorni per pagare per intero. Se non potete, e sappiamo entrambi che non potete, perché avete la maggior parte della liquidità vincolata in quell'operazione farmaceutica che non si chiuderà prima di altri 18 mesi, allora, secondo i termini dell'accordo, io prendo possesso della garanzia. Le 3 proprietà commerciali in centro. Victoria si alzò così in fretta che la sedia si rovesciò. Figlio di, la voce le si spezzò.
Era tutto preparato fin dall'inizio. Una trappola. No, dissi, calmo. Era un'assicurazione. Un'assicurazione contro esattamente ciò che hai tentato di farmi ieri sera. Volevi prenderti la mia azienda, distruggere la mia reputazione e salvarmi dal mio presunto fallimento. Io sto solo proteggendo i miei interessi usando lo stesso tipo di strutture legali che la tua famiglia adora usare contro gli altri. David fece scivolare un'altra cartellina sul tavolo. Queste sono le carte del divorzio. Deposito per differenze inconciliabili e abuso finanziario. Victoria, sei libera di contestare, ma dopo lo spettacolo pubblico di ieri sera non credo che troverai molta comprensione. Gregory provò a riprendersi il controllo. Adesso calmiamoci tutti e discutiamo razionalmente. Possiamo ristrutturare i termini del prestito, trovare un accordo. No, dissi. Non possiamo. Avevate la possibilità di trattarmi con rispetto. Avete scelto l'umiliazione. Ora provate cosa significa quando qualcun altro controlla il vostro futuro finanziario. Victoria stava piangendo, il mascara che le colava sulle guance. La stessa donna che la sera prima era stata sicura al podio stava andando in pezzi nella mia sala riunioni. Carter, ti prego. Possiamo sistemare tutto. Il nostro matrimonio, possiamo andare in terapia. Il nostro matrimonio è finito nel momento in cui hai deciso che ero un imbarazzo per la tua famiglia. La mia voce non tremò. Questo sta solo rendendo ufficiale ciò che avevi già fatto. E la mia promozione, chiese, disperata. E la Thornhill Capital? David si schiarì la gola. Mi sento obbligato a informarla che diversi membri del consiglio della Thornhill Capital sono già stati messi al corrente della situazione. Sono molto preoccupati per una dirigente il cui giudizio personale ha portato a un default importante e a uno scandalo pubblico. Mi aspetterei una chiamata dalle risorse umane nel corso di questo pomeriggio. Victoria ricadde sulla sedia. Mi stai distruggendo la vita. No, dissi. Hai provato a distruggere la mia. Io mi assicuro solo che tu capisca che le azioni hanno conseguenze. Gregory si alzò, tentando di recuperare almeno un briciolo di dignità. Non è finita, Carter. Ci vediamo in tribunale. Ti farò spendere fino all'ultimo centesimo in parcelle. In realtà, dissi, non spenderò un centesimo. L'avvocato dell'azienda gestisce anche le mie questioni personali come parte del mio pacchetto di compensi. Però, per favore, portatemi in tribunale. David sarebbe felicissimo di interrogarti sotto giuramento sulle tue pratiche d'affari e su come mi hai trattato in questi anni. E sono sicuro che la Thornhill Capital sarà entusiasta di vedere la loro nuova vicepresidente senior invischiata in una causa sporca e rumorosa. Se ne andarono dal mio ufficio in silenzio. Attraverso le telecamere di sicurezza vidi Julian scattare in piedi nella reception quando comparvero Victoria e Gregory. Che è successo? Sbottò Julian. Siamo fregati, disse Victoria, semplice. È successo questo. Li guardai andare via. La Bentley di Julian apriva il convoglio come in un corteo funebre. Poi mi voltai verso Rachel. Come messo il contratto con la Meridian Healthcare? Lei fece un sorriso largo. Firmato, chiuso e pronto da annunciare. E stiamo anche ricevendo chiamate da altri 3 sistemi sanitari che hanno visto il comunicato iniziale. A quanto pare, opporsi pubblicamente a chi prova a bullizzarti fa bene agli affari. Chi l'avrebbe detto? I 30 giorni successivi furono affascinanti da osservare. Gregory provò ogni strada possibile per scappare dal rimborso. Mi chiamò direttamente, offrendo di chiedermi scusa in pubblico. Fece chiamare Patricia, sostenendo che stavo distruggendo la loro famiglia per un malinteso. Julian si presentò nel mio ufficio 2 volte, la prima per provare a intimidirmi, la seconda per tentare di imbastire una specie di accordo. Io non accettai nessuna telefonata. Tutto passò da David. La scadenza del default arrivò e passò. Non pagarono. Le proprietà commerciali passarono a me al 31esimo giorno.
La situazione di Victoria alla Thornhill Capital si svolse esattamente come David aveva previsto. Il consiglio la mise in congedo amministrativo in attesa di un'indagine sul suo giudizio e sulla sua condotta. Il video in cui mi umiliava alla festa di promozione era diventato virale negli ambienti d'affari, e diversi clienti avevano espresso preoccupazioni all'idea di lavorare con una persona che trattava così male, persino suo marito. Come avrebbero potuto affidarle i loro soldi, se non era nemmeno capace di mantenere un rispetto minimo nella vita privata? Un mese dopo, a Victoria fu chiesto di dimettersi. 2 mesi più tardi, il nostro divorzio fu finalizzato. Lei si prese i suoi effetti personali, la sua auto, e più o meno finì lì. Tutto il resto era stato protetto da un accordo prematrimoniale che aveva voluto lei, quando pensava che sarebbe stata per sempre quella che guadagnava di più. Le proprietà commerciali che avevo sottratto al trust della famiglia Ashford generavano circa 60.000 al mese in affitti. Non mi servivano quei soldi, così donai ogni centesimo a un fondo di borse di studio per studenti della prima generazione universitaria che volevano studiare tecnologia ma non potevano permettersi percorsi tradizionali. In particolare per ragazzi con un potenziale imprenditoriale, ragazzi che forse stavano meglio a lasciare gli studi e costruire qualcosa di vero, invece di finire una laurea che non gli sarebbe servita. La Bentley di Julian fu al centro di uno sviluppo interessante circa 3 mesi dopo che tutto era esploso. Si scoprì che l'auto non era stata pagata per intero. Julian l'aveva finanziata attraverso il trust di famiglia, il che significava che, tecnicamente, il trust ne era proprietario finché il prestito non fosse stato estinto. E siccome ora ero io a controllare gli asset del trust, quell'auto era mia. La feci recuperare un martedì mattina, mentre lui stava facendo colazione al suo country club. La società di recupero crediti mi mandò le foto della sua faccia quando uscì e trovò il posto vuoto. La spedì a una casa d'aste specializzata in veicoli di lusso. Fu venduta per 180.000, che donai allo stesso fondo di borse di studio. La verità su gente come gli Ashford è che sono potenti solo finché tu credi che lo siano. Quando smetti di curarti della loro opinione, smetti di cercare la loro approvazione, smetti di accettare la loro narrazione su chi sei e quanto vali, perdono qualunque leva. Gregory aveva costruito tutta la sua identità sull'essere il patriarca di un impero familiare di successo. Victoria l'aveva costruita sulla scalata aziendale e sull'aver sposato meglio. Julian sull'ostentazione e sul cognome. Quando tolsi loro i soldi, lo status e la capacità di guardare gli altri dall'alto in basso, non rimase niente. 6 mesi dopo il divorzio, incontrai Victoria in una caffetteria in centro. Sembrava stanca, più vecchia in qualche modo. Lavorava come consulente finanziaria per una società di medie dimensioni, nulla a che vedere con il prestigio della Thornhill Capital. Carter, disse quando mi vide. Possiamo parlare. Certo, risposi, davvero curioso di capire cosa volesse dirmi. Mi dispiace, disse, semplicemente. Per tutto. Per come ti ho trattato. Per aver creduto alla storia della mia famiglia, che tu fossi meno di loro solo perché non hai finito l'università. Tu hai costruito qualcosa di reale, mentre io stavo solo giocando a politica aziendale. Lo apprezzo, le dissi. Ma non mi hai trattato male perché credevi alla narrazione della tua famiglia. Mi hai trattato male perché lo volevi. Loro ti hanno solo dato il permesso di agire su sentimenti che avevi già. Victoria annui lentamente, le lacrime che le salivano agli occhi. Lo so. E mi odio per questo. Io non ti odio, dissi. Solo che non voglio più essere sposato con te. E avevo bisogno che tu capissi che sminuire il lavoro di qualcuno, il suo valore, tutta la sua vita, solo perché non coincide con la tua definizione di successo, ha delle conseguenze. Lei se ne andò senza aggiungere una parola. Finì il mio caffè e tornai in ufficio, dove Rachel mi aspettava con la notizia di un altro grosso contratto appena chiuso. La Mitchell Solutions andò avanti, crescendo. Ci espandemmo nel software per dispositivi medici e in applicazioni di intelligenza artificiale per la diagnostica sanitaria. Nel giro di un anno raddoppiammo il fatturato. Nel giro di 2 anni avevamo uffici in 3 città e 120 dipendenti.
Diverse grandi aziende tech fecero offerte di acquisizione, inclusa una da 50 milioni. Le rifiutai tutte, non perché i soldi non fossero buoni, ma perché avevo costruito qualcosa che contava, qualcosa che dava lavoro a persone valide, risolveva problemi reali ed esisteva alle mie condizioni, non secondo la definizione di successo di qualcun altro. Il fondo di borse di studio che avevo creato con i soldi degli Ashford portò 23 studenti all'università nei suoi primi 2 anni. Diversi di loro avviarono aziende proprie prima ancora di laurearsi. Uno di loro, un ragazzo di 19 anni di nome Marcus, che viveva in auto mentre frequentava il college comunitario, sviluppò un'app che fu acquisita da Google per 12 milioni. Mi chiamò piangendo per dirmelo. Signor Mitchell, niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza la sua borsa. Stavo per lasciare e tornare al mio lavoro in cantiere. Lei mi ha dato una possibilità quando nessun altro lo faceva. Quella telefonata significò per me più di qualunque festa di promozione, di qualunque Bentley, di qualunque ufficio d'angolo in qualunque società prestigiosa. Perché Marcus aveva capito una cosa che la famiglia Ashford non aveva mai capito. Il successo non riguarda le credenziali appese al muro o l'auto nel vialetto o quante persone importanti puoi nominare ai cocktail. Il successo è costruire qualcosa di significativo, trattare le persone con rispetto, e avere il coraggio di puntare su te stesso anche quando tutti dicono che non sei abbastanza. Quanto a Gregory, Patricia e Julian, vendettero ciò che restava dei loro asset e si trasferirono in Arizona, dove il costo della vita era più basso e meno persone sapevano della loro caduta. Sentii, tramite conoscenze comuni, che Gregory racconta in giro che li ho imbrogliati portandogli via le proprietà con trucchi legali. Dal suo punto di vista, forse è vero. Dal mio, li ho semplicemente resi responsabili delle loro azioni usando le stesse tattiche d'affari spietate che hanno sempre celebrato quando erano loro a impugnarle. Il Metropolitan Club, quello dove Victoria aveva tenuto la festa di promozione, mi mandò un invito di adesione l'anno scorso. A quanto pare, imprenditori tech di successo sono esattamente il tipo di membri che vogliono adesso che i vecchi finanzieri di famiglia stanno perdendo smalto. Rifiutai. Non ho bisogno della loro convalida. Non ne ho mai avuto bisogno. Quella era la lezione vera di tutta questa storia, l'unica approvazione che ti serve è la tua. L'annuncio di Victoria, che suo marito inutile e fuoriuscito doveva vendere la sua azienda in rovina, era pensato per umiliarmi e costringermi a cedere. Invece mi liberò, smisi di importarmi di ciò che pensava la sua famiglia. E quando smisi di importarmene, quando smisi di provare a dimostrare di meritare il loro rispetto, finalmente li vidi per quello che erano. Persone piccole con vestiti costosi e titoli importanti, che avevano costruito la loro identità sul disprezzo verso gli altri. Togliere loro la possibilità di guardare dall'alto in basso non li distrusse. Rivelò soltanto chi erano sempre stati, sotto la farsa. Ho 38 anni. Dirigo una società di software da 30 milioni. Do lavoro a 120 persone che contano su di me perché prenda decisioni giuste. Finanzio borse di studio per ragazzi che altrimenti forse non avrebbero mai una possibilità. E sì, ho lasciato l'università. Quella scelta, quella che Victoria e la sua famiglia usarono per definirmi un fallito, si rivelò la decisione migliore che abbia mai preso. Non perché l'istruzione non sia preziosa, ma perché avevo qualcosa di più importante di una laurea, una visione, le competenze per realizzarla, e il coraggio di puntare su me stesso quando tutti gli altri puntavano contro di me. Se ti trovi in una situazione in cui qualcuno prova a definire il tuo valore in base ai suoi standard, ricordati questo, i suoi standard non contano. La sua approvazione non conta. Conta se stai costruendo qualcosa di reale, se tratti le persone con rispetto, e se resti fedele a chi sei. Victoria credeva di essere potente perché aveva un MBA della Ivy League e un ufficio d'angolo. Ma il vero potere non riguarda titoli o lauree. Il vero potere è conoscere il tuo valore e rifiutare che qualcuno ti convinca del contrario. La mattina dopo quella festa, quando Victoria si presentò per prendersi la mia azienda, imparò una lezione che la sua educazione costosa non le aveva mai insegnato. A volte la persona che sottovaluti è proprio quella che ha tutte le carte in mano.
E a volte il marito inutile che ha lasciato gli studi è in realtà la persona più intelligente nella stanza. Solo che non ha bisogno di annunciarlo a 200 persone con un brindisi di champagne. Grazie per aver seguito questa storia fino alla fine. Se ti è piaciuto vedere come Carter ha ribaltato la situazione contro sua moglie e la sua famiglia, assicurati di essere iscritto a questo canale, abbiamo altre storie incredibili in arrivo. Lascia un commento qui sotto dicendomi cosa ne pensi del fatto che Victoria abbia ottenuto esattamente ciò che si meritava. E premi mi piace se credi che trattare le persone con rispetto conti più di qualunque titolo di lavoro o laurea. Alla prossima! Ricorda che la migliore vendetta è vivere bene e dimostrare torto a chiunque abbia scommesso contro di te.